Lasciamo Lisbona per dirigerci velocemente nel distretto dell'Algarve. Non ci dispiace particolarmente lasciarla perché, nonostante la città sia bellissima, non rientra nei nostri gusti e nelle nostre più profonde curiosità turistiche e motociclistiche. Non vogliamo con questo scoraggiare chi ha in programma di visitare Lisbona. D'altra parte è una città ricchissima di storia che merita un'attenzione che noi non siamo riusciti a dare nei quasi 3 giorni in cui ci ha ospitato. Avendo un po' di tempo decido di fare una tappa in una città chiamata Sines. Nulla di che, in quanto trattasi di una zona portuale ed industriale. Scopriremo solo dopo esserci stati che il grande Vasco da Gama vi è nato, cresciuto e vi ha passato la maggior parte della propria infanzia. Bene, Emanuela, siamo usciti da Lisbona, abbiamo fatto un pezzo di strada per arrivare al sud. Ora stiamo facendo una pausa con i nostri amici gabbiani. Non mi fido tanto. No, manco io, sì, ci hanno puntato il pranzo. Guarda, su ogni palo c'era uno che aspetta. Sì, sì. Ci sono i nostri amici gabbiani che... Dobbiamo mangiare in difesa. In difesa, esattamente. E qua siamo a Sines, un posto sicuramente non turistico, un posto di pesca. Lì c'è l'oceano, io ho fatto una direzione per vedere l'oceano ancora. Una zona industriale. Non è un posto bello, No, però è un posto che... Ero curioso di vedere questa parte del Portogallo. Vero bimba? Sì. Ehi! Chi pulla? Ma perché mo? Da tanto vati che è prepotente. Mo? A questo punto il nostro viaggio prosegue non dall'autostrada ma dalla statale N120 che ci porterà attraverso gli sterminati campi di alberi da sughero sulla interstatale che percorre la linea sud dell'Algarve. La nostra destinazione è Quarteira. Salve, sono Daniele e Emanuela, siamo nell'Algarve, Quarteira, siamo in un ristorante. Queste carote sono davvero molto. Emanuela sta spizzicando l'antipasto. Vuoi zanzare? Con l'effetto Sì, crop, questo quando fa con l'effetto crop il naso è più bello. Bravo. Ciao amore, saluta. Emanuela? Cioè, si è portato 3 magliette, ok. Ogni volta che mangia si sporca una, non ci arrivi a casa con la maglietta pulita. Le abbiamo lavate ieri le magliette. Bene Emanuela, cosa abbiamo mangiato stasera? Allora, stasera abbiamo mangiato il calamao, che io pensavo fosse il calamaro, invece sono arrivati i gamberi. Ma vedi che acqua. E acqua? Va bene, ok, acqua. Invece Dani si è schiattato una fetta di tonno. Queste gocce c'erano prima? No, Ok. si è schiattato una fetta di tonno con cipolle, aglio, che non manca mai, Peperonci. peperanci. Niente, questa sangria secondo me comunque non era alcolica perché non mi sento per niente sballata. Non lo so. Secondo me invece piano piano ti sale, fatta apposta. Dici che sale dopo. C'è la pillola dello stupro dentro. È stata una bella giornata oggi? Amore, che cazzo? Cioè, Mi appunto qualcosa. ma sì, sarà qualche scarafone, ormai se ti è salito addosso ti è salito. Oh, dai, chiudiamo. Ciao. Salve, siamo in Algarve, siamo nei pressi di Capo San Vincenzo. Emanuela, Riprendi buongiorno. il mare, no a me. Questa è più bella il mare. Sì, sì.
siamo a Capo San Vicente, ci stiamo avvicinando alla scogliera e potrebbe essere il momento giusto. Il faro ha circa 200 anni, è stato fondato quasi 200 anni fa, 1846 se non ricordo male, è stato più volte ristrutturato e in questo momento, come possiamo vedere all'impalcatura, è in ristrutturazione un'altra volta e quindi ci siamo persi il faro. Vabbè, alla fine è un faro. E la vista è ciò che significa questo posto, l'importante. Quante battaglie sono state combattute su queste acque, quanti relitti sono in fondo al mare, quante storie. E ora in questo momento c'è anche la nostra storia, la storia mia e di Emanuela. Aspetta, abbiamo cagasco. Ok? Quindi anche qua ti ci hai portato, ok? Ok. Fatta la chiusura. Salve, siamo sempre Daniele e Emanuela. Penultima serata in Portogallo. Oggi è stata una bella giornata. Penultime olive in Portogallo, no? Penultime. Emanuela ha preso la birra stasera, io pure. Un assaggino di minchiate, formaggi, così. In attesa della nostra cena. Stasera sarà un più leggera, un hamburger. Cosa vuol dire leggero l'hamburger? Quelli nell'hamburger rischiattano nuove cose. Dove siamo stati oggi, Mimma? Sulla scogliera. Non ricordo come si chiama. Capo San Vicente. Esatto, San Vincenzo. E poi abbiamo fatto la costa dell'Algarve, visitando vari paesini. Capo San Vincenzo è stato carino. Wow, vedere tutta quella costa che si butta nel mare altissima, è bello. Siamo in Algarve, io e Emanuela, penultima serata. Oggi siamo stati a Capo San Vincenzo, o San Vicente, comunque quello lì. Uno dei punti più a sud dell'Europa, o comunque l'ultimo baluardo a sud del Portogallo, direzione Algarve. Abbiamo percorso la strada statale che costeggia vari paesini molto carini, molto belli, le spiagge veramente magnifiche, l'acqua è freddina, ok? E poi abbiamo proseguito per Lagos e siamo tornati a Quarteira. Ora stiamo cenando e domani vedremo che cazzo fai. Se fai così, cioè nella scoppoli non riprende bene la GoPro. Dai, hai scroppolato tu, hai finito? E domani andremo proprio. Ah, abbiamo visitato anche la fortezza oggi. Ah, la fortezza, sì. 6 euro un po' Sagres. sprecate, però dai. Quindi sì, sono muri alla fine, cioè, non è che bellissimo. Una fortezza stupenda, mi ha veramente stupito. E niente, così si fanno le interviste, hai capito? Poi ne potevamo evitare. Senza amore. Oh, scusa. Bene, buongiorno, siamo sempre da Emanuela. Oggi andiamo a vedere la fortezza di Silves. Siamo già qui, ho fatto colazione, è tardi. E questo è l'ingresso. Un po' tardino stamattina, eh? Emanuela ha dormito, ha fatto la nanna. Nazionale del 1910. Emanuela nella sua bellezza latinoamericana. Ok, siamo entrati al castello e Emanuela è stata attratta da qualcosa di irrefrenabile, ovvero una manciata di alberi da fighi strapieni. Ok? Questo allora il nostro è un turismo ficaiolo, solo che noi intendiamo ficaiolo due termini diversi, l'abbiamo scoperto nel tempo. Io intendo un ficaiolo qualcosa di più fisico, La moda dove me lo metto però? Cioè questi cacciano il latte, mi facciano merda, non è che me lo posso mangiare ora. Ma è duro. No, lascia. A parte che secondo me ti cazziano, perché saranno di quelli del barbo, che ne so, là. Oddio, ci cazziano, cioè, in fin dei conti, chi cazzo ci torna più qua? Ma no, bimba. Ma le mura sono originali. Ecco, questo tendiamo sempre a precisarlo, che noi visitiamo soltanto mura originali, Emanuela.
solo mori originali. Però come puoi ben vedere... Allora il nome della birra deriva da quello. La birra si chiama Sagres, no? Sì. Change my mind. Ma l'hai notata la differenza tra questa fortezza e quella di ieri? Lo stile? No, a parte lo stile. Sì, è stata usata una pietra rossa, di sabbia rossa. Beh, così la pietra che c'è in zona, non è che la scegli, Manuela, sempre alla fortezza di Silves. Abbiamo appena visto la sala dei reperti archeologici risalenti all'XI e XII secolo. Quindi roba molto antica, non morire, grazie. Attenzione, permesso speciale. Ok, non ci va su, di buttana. Tre sangi. Allora, saluta. Bene, abbiamo pranzato, pranzo veloce. Emanuela si è ricambiata, si è rimessa i jeans. Sì, è stato un po' bagniera vinta. Ma essendo io anche in miniatura ce l'ho fatta. Eh sì. E ora ce ne ritorniamo. All'ombra lei. Hai visto? Che si riposa all'ombra. Ora andiamo a riprenderci la moto. Dopo questa mezza giornata qui, Sì. visita veloce, sosta lunga. Ciao bestia, nostra bestia. Navigatore lì, ancora acceso tra l'altro. Saluta. Abbiamo scelto questa località in quanto strategica rispetto ai punti di interesse che ci eravamo prefissati da casa, ovvero Capo Sao Vicente, Fortezze di Sagres, le varie roccaforti e la visita in quella terra di confine che volge il proprio volto direttamente tanto verso il continente africano quanto verso l'oceano. E qui mi vengono in mente i libri di storia, le invasioni moresche e le mille didascalie che da tempo mi affascinano e che spesso ricerco e trovo lungo la strada dei luoghi che visitiamo. Evitiamo caldamente le zone più turistiche tipo Faro ed Albufeira, anche se ci faremo un passaggio nei giorni successivi nella fase di avvicinamento all'Andalusia. Il mare in Algarve è pieno di correnti e l'acqua non delle più accoglienti a livello di temperatura, ma tutta la costa e i suoi paesi riescono a regalare degli scorci e dei paesaggi sicuramente unici. Qualcuno dice che i tramonti dell'Algarve siano tra i più belli del mondo. Io voglio crederci, ma lascio parlare le nostre immagini e tengo per me quello che mi ha lasciato dentro. È valsa la pena la lunga strada che abbiamo percorso per arrivarci, le aspettative di momenti passati a passeggiare con Emanuela in un luogo che ci ha ospitato come figli e che ci ha fatto sentire parte del suo grande grande.